Suor Nancy Pereira, donna amante della sua terra, figlia di Maria Ausiliatrice, consacrata a Dio e ai poveri, fondatrice dell'associazione Fides. Ma andiamo con ordine. Suor Nancy nasce in Kerala, India, il 14 agosto 1923. Viene da una famiglia benestante ed è l'ultima di 5 figli. Poco più che adolescente, avverte il desiderio di realizzare qualcosa di concreto per i tanti poveri che incontra ogni giorno andando a scuola. Così, dopo un incontro con una novizia delle figlie di Maria Ausiliatrice, nasce nel suo cuore una domanda che rivela la sua sensibilità. Cosa fanno le suore salesiane? Chiede Nancy. Stanno con i poveri, Risponde la novizia. e questa risposta fu la scintilla che accese nel cuore di Nancy il desiderio di una vita donata a Dio e ai più bisognosi. Ma perché proprio tra i poveri? La realtà della sua terra non lasciava indifferenti. Analfabetismo, denutrizione, maltrattamenti, disoccupazione, alcolismo, mortalità infantile, suicidi e nessuna speranza di cambiamento. Suor Nancy ripeteva spesso: La mia vocazione è servire i poveri. Quali sono i poveri che io incontro? In India, se non apri bene gli occhi, in mezzo a tutta quella sua ricchezza, potresti non accorgerti dei più poveri. L'India, infatti, è un paese affascinante, in cui passato e presente convivono. Per le strade, le fragranze del legno di sandalo si mescolano agli incensi accesi per la preghiera. Non puoi non rimanere senza fiato e pieno di meraviglia ammirando morbide stoffe, tessuti pregiati e gioielli ricercati. L'India ti assale, prende la gola e ti toglie il respiro. Le baraccopoli, dette slam, ti prendono lo stomaco. Uomini e donne senza lavoro, prostituzione, schiavitù, vittime di ogni genere di male, epidemie, colera, tifo, epatite, morti. Suor Nancy non temeva nulla di tutto questo, perché il suo cuore era per Dio e per il suo popolo. Qualche volta mi sento frustrata, altre volte scoraggiata, perché non mi sento capace di rispondere alle loro domande. Qualche volta vorrei scappare via da qui. Signore, perché mi hai messo in questa situazione? Signore, accetto la tua volontà, senza riserve di alcun tipo. Sono solo uno strumento. Tu sei il mio pastore. Signore, quando cambierai questa situazione? Lasciami vivere ciò che piace a te. Sia fatta la tua santa volontà. La mia vocazione è servire i poveri. In che modo potrei far ritrovare il gusto della vita a chi ha perso la dignità? Avete presente il sale? Sì, il sale. In chimica definito cloruro di sodio. Ecco. Se il sale perdesse il suo sapore, non sarebbe più sale. Non avrebbe più senso aggiungerlo nell'acqua. Il mare non avrebbe più sapore. Non avrebbe più senso usarlo per conservare gli alimenti. Insomma, non servirebbe più a nulla. Così la dignità. Se una donna perde la propria dignità, perde il suo senso nel mondo.
Se una donna perde la propria dignità, non ha più voglia di vivere, non ha più voglia di credere in qualcosa, non ha più niente per cui valga la pena svegliarsi. Ecco, Suor Nancy stava vicino a donne che avevano perso il loro sapore, perso il gusto della vita. Voleva risvegliare in loro il coraggio della dignità. Voleva farle tornare a vivere con la dignità dei figli di Dio. Ma come ridava dignità alle donne? Qual era il suo ingrediente speciale? Suor Nancy girava nello slam sorridendo. Amava con semplicità tutte le persone che incontrava. Condiva le relazioni con un pizzico di gioia e di speranza. Trasmetteva così il sapore della vita, con l'umiltà di chi crede nell'amore di Dio per ogni creatura sulla terra. Suor Nancy aveva trovato il senso della sua vita in quell'amore, un amore che ha dato la vita sulla croce per lei e per tutti, un amore a cui Suor Nancy ha risposto donandosi fino all'ultimo respiro. La mia vocazione è servire i poveri. Per chi mi dono io? Chi coinvolgo nel mio spendermi? Suor Nancy ha sempre avuto bisogno di tutti. Portando nella preghiera la situazione di Bangalore, Suor Nancy, mossa dallo Spirito Santo, mette le basi per un grande progetto. Questo ha preso vita grazie alla buona volontà e alla collaborazione di tante persone e soprattutto grazie alla disponibilità delle donne dello slam. Così nasce il progetto Fides. L'obiettivo è lo sviluppo integrale della persona a partire dal suo quotidiano. Suor Nancy diceva: dobbiamo insegnar loro a vivere con dignità, a partire da un lavoro onesto. Non diamo loro il pesce, ma insegniamo a pescare. Insegnare loro come? Un giorno si presenta alla sede di Fides una giovane donna, vedova con 3 figli, a chiedere un po' di cibo. Suor Nancy le dice: no, non ti darò ciò di cui hai bisogno, ma ti insegnerò a guadagnarti da vivere in modo retto. Dopo Suor Nancy accompagna quella donna nel giardino di Fides, raccolgono insieme dei fiori e la incoraggia a venderli. Il giorno dopo la donna aveva guadagnato 4 rupie, il giorno successivo il doppio. Nel giro di un paio d'anni ha potuto aprire un negozio di fiori che negli ultimi tempi ha assunto le dimensioni di un'impresa. Il progetto Fides ha preso vita grazie all'aiuto di tanti e dà anche oggi a chi è nel bisogno la possibilità di conquistarsi giorno dopo giorno, con volontà e forza, la bellezza della propria dignità. La mia vocazione è servire i poveri. Passione, Povertà, Dignità, desiderio, bellezza, sacrificio, donazione. pienezza. Dio. E dopo tutto questo, chi sei tu? La mia vocazione è servire i poveri.